Buongiorno a tutte e tutti e benvenuti alla seconda puntata di Storie di Coesione, il format di EU Factor che ci guida alla scoperta di quei progetti finanziati dall'Unione Europea che hanno reso e stanno rendendo l'Italia un paese migliore. Progetti che incidono quotidianamente sulle nostre vite, perché gli effetti delle politiche di coesione dell'Unione Europea sono sotto i nostri occhi, come vedremo, anche se spesso non ce ne accorgiamo. Per questo esiste EU Factor, per questo esistono le storie di coesione. E proprio per questo oggi siamo nella bellissima Ravenna, da dove vogliamo raccontarvi di un progetto molto particolare e innovativo, che ha saputo coinvolgere attivamente la cittadinanza attraverso la sfida della transizione digitale. Un progetto concreto che sta cambiando il volto e le politiche della città romagnola, che con questo progetto, finanziato dall'Unione Europea, è entrata nel novero delle 7 città europee più innovative proprio nel campo della transizione digitale. Stiamo parlando del progetto Dare. Il progetto Dare, infatti, sta sperimentando nel quartiere d'Arsena di Ravenna un approccio innovativo alla partecipazione, usando la transizione digitale come strumento di elaborazione di politiche cittadine, con una particolare attenzione alla questione ambientale. Ed è tutto molto più semplice e concreto di quanto si possa pensare in realtà. Perciò vediamo meglio di cosa si tratta. Ravenna è la città più grande e più importante, da un punto di vista storico, della Romagna. Una città che però non vive solo di storia e che infatti dalla seconda metà del XX secolo ha conosciuto un periodo di grande espansione. Alla crescita demografica che ha portato la città ad avere un territorio comunale secondo solo a Roma per superficie, si è affiancata una serie di progetti architettonici che oggi si concentrano in particolare attorno al canale Candiano che collega la città al mare Adriatico. Proprio qui sorge il quartiere d'Arsena di Città, vicinissimo al centro storico di Ravenna, un quartiere che negli anni ha attraversato anche momenti difficili, anni di dismissione e abbandono, soprattutto quando il porto della città si è trasferito più vicino al mare. La d'Arsena è oggi un'area molto affascinante e suggestiva, una parte di città diversa, composta da straordinari edifici di archeologia industriale e che si è sviluppata come il quartiere più multiculturale del capoluogo, un approdo di culture diverse. È proprio qui che il progetto Dare ha intercettato necessità e potenzialità del territorio, proponendo e praticando soluzioni innovative mai tentate prima, per offrire alla città una migliore qualità della vita attraverso strumenti digitali che rappresentino anche un coinvolgimento concreto della cittadinanza. Per farlo ha adottato 5 azioni pilota, tutte volte al miglioramento della vita del singolo e della comunità, e tutte realizzate con il coinvolgimento diretto delle cittadine e dei cittadini. Ogni azione è un obiettivo concreto per la D'Arsena: la narrazione collettiva, un'economia creativa, il benessere ambientale, la sicurezza responsabile per coloro che ci vivono, la solidarietà multiculturale grazie alla cittadinanza cosmopolita del quartiere. Un progetto che coinvolge molti attori e che ha l'ambizione di cambiare in meglio il volto delle città in cui approda. Questa mattina siamo alla D'Arsena di Ravenna, che sorge sulle rive del canale Candiano e che è il cuore di questo progetto di rigenerazione urbana. La D'Arsena di Città è un quartiere di Ravenna, un quartiere cruciale, con una storia molto interessante. Ne abbiamo parlato con Emanuela Medeghini, la referente del progetto Dare, che ci ha raccontato come questo quartiere stia continuando a cambiare grazie al progetto e grazie all'Unione Europea. Oggi questo è un quartiere molto interessante che sta ritrovando la sua identità. Su quest'area c'è stata da anni l'attenzione dell'amministrazione proprio per ingaggiare un percorso di rigenerazione urbana con luci ed ombre. Diciamo che la rigenerazione qui in D'Arsena è partita, ma non è ancora sbocciata pienamente, anche perché proprio su un'area così variegata e così pubblico-privata l'amministrazione non può intervenire direttamente, deve necessariamente andare a cercare un'alleanza con i cittadini e con i privati. Unione Europea, ma anche amministrazione comunale, quindi, per un progetto sinergico che richiede non solo la partecipazione completa di tutti gli attori, pubblici e privati, ma anche il coinvolgimento diretto della cittadinanza. Abbiamo chiesto allora del ruolo svolto dal Comune di Ravenna all'assessora all'urbanistica Federica Del Conte. Sentiamo cosa ci ha detto. Diciamo che siamo nell'ambito di un percorso di partecipazione che noi dobbiamo supportare come amministrazione comunale. L'obiettivo era quello di candidare e raccogliere progetti che avessero le condizioni e le basi per autofinanziarsi o per trovare anche una sostenibilità economica nelle proposte. Un impegno che il progetto europeo Dare ha dato la possibilità di intercettare e tradurre in azioni concrete e attive, anche attraverso la creazione di un'infrastruttura digitale che permette di raccogliere, gestire e creare i dati relativi alla D'Arsena. Abbiamo voluto sviluppare una piattaforma digitale abilitante.
che si è concretizzata in quello che oggi noi e i cittadini vedono come un portale, il portale della rigenerazione della Darsena, che ne racconta la trasformazione, la vivacità, la storia e l'identità attraverso una narrazione plurale e composta di varie voci. Nell'ambito di questo progetto abbiamo poi ingaggiato un percorso anche qui complesso e molteplice di partecipazione per far incontrare le idee di nuove funzioni e di nuove attività del quartiere con gli spazi, con le proprietà e anche con possibili finanziamenti, e questo percorso lo abbiamo fatto ancora una volta supportati dal digitale attraverso degli strumenti per condividere idee progettuali e per svilupparle ulteriormente. E proprio oggi, ad esempio, lanceremo la piattaforma di crowdfunding, che è un ulteriore strumento che ci viene dall'ambito del digitale che consente di sostenere e sviluppare nuove progettualità. Un progetto al cui centro sembra quindi risiedere la transizione digitale come opportunità di partecipazione. Ce ne ha parlato Igor Gallonetto, assessore alla transizione digitale del Comune di Ravenna. La transizione digitale serve per migliorare le vite di tutti noi, dal piccolo al grande. Quindi un concetto di transizione digitale che sia vicino alle abitudini, noi l'abbiamo portato all'interno di piattaforme, in modo che siano gli stessi cittadini a rappresentare bisogni sui quali la transizione digitale va incontro, perché questo può consentire di migliorare le vite semplicemente con alcuni passaggi di investimenti. Sembrano parole lontane, ma in realtà con l'applicazione sono molto più vicine ai bisogni di tutti i giorni di quanto non si pensi. Un percorso che ha coinvolto, come abbiamo detto, anche l'interesse attivo di aziende private, tra cui la Cooperativa Politecnica, che si è occupata di mappare gli attori e le dinamiche territoriali in atto nell'area di studio, per definire strategie e sviluppare studi di fattibilità per la trasformazione dello spazio pubblico. Ce lo ha confermato Emiliano Galanti, responsabile della promozione cooperativa, innovazione e cooperazione sociale di Lega Coop. Noi come Lega Coop ci siamo candidati a diventare partner di questo progetto quando il Comune ha fatto uscire la manifestazione di interesse, perché tutta l'attività di promozione di nuove imprese, nello specifico di nuova impresa cooperativa in settori innovativi, per noi è molto importante, è un asse strategico sul quale noi investiamo, come dire, quotidianamente, e quindi all'interno del progetto DARE ci siamo candidati per seguire un'attività specifica che riguardava la promozione di nuove imprese innovative e nel nostro caso imprese di tipo cooperativo. L'approccio utilizzato dal progetto DARE è quindi di tipo collaborativo. I cittadini vengono coinvolti tramite vari strumenti: portale, app, totem informativi, panchine interattive, laboratori ed eventi, in una narrazione collettiva del territorio e del percorso di rigenerazione. Il lavoro di raccolta, elaborazione e veicolazione di dati e il dialogo costante con la comunità permette di concepire e implementare nuovi servizi basati sui bisogni specifici della Darsena. Ma non solo. Ma come si è strutturato concretamente questo percorso e come si è arrivati a ritenere la questione ambientale come cruciale per il territorio e la progettualità? Il percorso di partecipazione del fare l'abbiamo strutturato attraverso una chiamata pubblica in cui cittadini, imprese, organizzazioni no profit erano chiamati a condividere delle idee progettuali per il quartiere Darsena, con lo scopo di raccogliere delle idee e dei progetti che poi potessero diventare reali. Poi è arrivato un momento in cui le progettualità davvero significative per l'identità del quartiere sono state aggregate e raccolte in 3 tattiche, cioè insiemi di progetti che dialogano tra loro, e elaborate queste tattiche le abbiamo presentate ai cittadini e abbiamo chiesto di commentarle e di votarle. E da questo voto popolare online abbiamo individuato la tattica vincente, che è la Darsena Verde. Per noi la tattica vincente non è esclusiva rispetto alle altre, perché tutte sono buone idee, ma l'operazione che abbiamo fatto è stata proprio quella di chiedere ai cittadini da dove iniziamo, qual è la priorità, poiché non è possibile in operazioni così complesse fare sempre tutto subito. Adesso siamo al lavoro con i proponenti dei diversi progetti per farli crescere, attecchire, insediare proprio nel quartiere. E questo è un lavoro che ci accompagnerà sicuramente per
i prossimi 2 anni. In questo senso c'è già un progetto preciso che ha trovato un'articolazione pratica e concreta nella tattica verde che segnerà la Darsena per il prossimo biennio. Intercettati e incrociati i fondi del PNRR, infatti, si realizzerà il progetto che insiste sull'area dell'ex ippodromo, un'area verde nel cuore della Darsena di città, un'area che non era mai stata interessata da finanziamenti importanti. La Darsena Verde sarà sostanziata poi da altri progetti legati all'area aperta, al verde e allo sport, come la passeggiata lungo il canale Candiano, che con piantumazioni, aree di sport, di relax e di gioco porterà al ponte mobile e all'area dell'Orangerie, dove sono stati sviluppati orti in un'ottica di inclusione sociale, alla cui base resta sempre l'idea di insediare imprese creative, attività sociali per la comunità e nello stesso tempo di offrire spazi verdi. Anche altre azioni dell'ambito di Dare sono state sviluppate in questo senso, dal raccogliere dati su quello che è l'inquinamento con sensori di rilevamento della qualità dell'aria alle procedure legate alla protezione civile, così da mettere insieme diversi elementi in grado di trovare supporto nel digitale. Azioni concrete già implementate e in via di realizzazione, destinate a modificare il tessuto sociale, culturale e imprenditoriale del quartiere, in un'ottica di elaborazione condivisa delle policy cittadine, come dimostra anche la prossima nascita di Darena, uno spazio polifunzionale che aprirà a marzo-aprile, in cui sarà presente anche Digital Arena, una cooperativa che si occupa di realtà aumentata, ossia del futuro. E tutto questo grazie ai fondi dell'Unione Europea, perché l'Europa è più vicina di quanto si creda e perché le politiche di coesione possono cambiare le cose. Siamo arrivati così alla fine della seconda puntata di Storie di Coesione. Un saluto da Ravenna e dalla sua Darsena, con questo progetto innovativo e rivoluzionario di rigenerazione urbana. Ci vediamo il mese prossimo con un altro prezioso progetto finanziato dall'Unione Europea in giro per l'Italia. Da EU-Factor è tutto, per un'Europa coesa, sostenibile e giusta.